Giancarlo, che ha fatto delle musiche secondo me eccezionali, Paolo che non c'è, Michele che si è prestato, non attore, che però si è prestato a fare una parte, Michele Sac, e poi chi ci sta? Vabbè, ringrazio Antonio il tenore per supportare tutto quello che noi facciamo e dopo ci farà sentire la sua tonante voce, che sarà l'ora più o meno della luna nuova, quindi sarà una specie di rito apotropaico, un ululato, sì. Gianluigi, sì, ringrazio Gianluigi, Luigi Luongo e Gianluigi Barbieri, Simone Lucciola che si presta volentieri, e Dario Gino, aiuto regista, diciamo, da anni, se non da decenni. aiuto regista da decenni, vabbè, non esageriamo. Vabbè, ringrazio Giampiero, con cui stiamo girando un nuovo film che si intitola La vita non è un film, che però è ancora all'inizio. Il film invece che uscirà nel 2025 si chiama Cronache artificiali e sarà un film su come l'intelligenza artificiale sta cambiando un po' il nostro mondo. Rispetto a questo è un film un po' triste, ve lo dico, un po', cioè anche ironico, però cercate di restare svegli. Poi invece Cronache artificiali è un film un po' più esplosivo, sarà nel 2025. Chiara, tu che dici? Io dico che noi sosteniamo un po' il cinema indipendente, tutto sommato, sei stato anche accostato niente meno che Silvana Agossi, ovviamente il paragone. Sì, io diciamo credo molto nel cinema indipendente, perché da quando ho iniziato a fare dei film, che praticamente a 12 anni con gli amici delle scuole medie, i primi tentativi, quando poi sono venuto a Roma ho visto che questo cinema ufficiale industriale era tutta una trafila burocratica, quindi si trattava di stare a casa essenzialmente per qualche anno, scrivere sceneggiature, presentare scartoffi al ministero. Ovviamente devi essere tesserato del partito, se no non inizia il processo. Non parliamo per le attrici, cosa bisogna fare? Ed è il percorso che effettivamente hanno fatto un po' tutti quelli che poi hanno avuto successo, tra virgolette, ma per me il successo è più appunto riuscire ad esprimere la mia creatività sempre, in maniera abbastanza immediata, non mediata, cioè quando c'è un'idea poi realizzi il film con tutti i limiti, però entro poco tempo, perché realizzare un film con alto budget dopo alcuni anni mi sa un po' di cosa terribile, però è così che funziona il cinema, poi è un problema mio che non lo so, mi è toccato questo karma. È un problema anche mio, quindi è per questo siamo conosciuti in Calabria. È un problema anche mio perché in realtà il cinema cosiddetto mainstream lascia pochissimo spazio alla creatività dell'attore, quasi nullo. Il cinema mainstream, per esempio, mi viene in mente Caligari, no? Che praticamente ha fatto la vittima perché in tutta la vita gli hanno fatto fare 3 film. La mia idea è che non è che gli altri mi fanno fare il film, io lo faccio perché decido io, sono io che decido quello che faccio, quello che creo. Quindi questa idea che tu debba essere nell'industria, che il film, che poi ne approfitto per dire 2 cose: il cinema come voi lo conoscete, come voi pensate che sia, in realtà è un'invenzione degli anni 30 che si chiama Hollywood. Prima il cinema era semplicemente una scatola magica, un giocattolo magico che ha attirato i pittori, soprattutto francesi, da Jean Epstein a tutti quelli che erano Murnau, tutti quelli che erano quelli degli anni 20 e 30, e quindi il cinema è un'arte figurativa. Poi ci stanno 3 persone che dicono vabbè, sì, il cinema può colonizzare l'immaginario mondiale, adesso noi ce ne impossessiamo e lo utilizziamo, ci facciamo i soldi, ma soprattutto ci facciamo l'immaginario mondiale. E lì nasce tutta questa cosa degli attori di Hollywood, che poi ogni paese ha cercato di imitare nel suo piccolo, dei generi del film, diciamo, che ha una confezione perfetta, impeccabile, la fotografia, eccetera. Ma se vedete che cos'è il cinema agli inizi, non è questo, è semplicemente un qualcosa che attirava, ripeto, soprattutto pittori e fotografi,
perché era finalmente il poter animare i propri quadri, quindi il cinema è un'arte figurativa povera essenzialmente. Vabbè, lo so che questo può essere un discorso strano, però studiando un po' la storia del cinema ti accorgi che c'è un prima e poi c'è un dopo, attraverso cui è stato fatto un lavaggio del cervello mondiale, ma non solo nel cinema, questo lavaggio del cervello è stato fatto in parecchi settori. Quindi insomma non è giusto che ci sia qualcuno che detiene il monopolio. Io poi non dico che il cinema indipendente sia meglio del cinema mainstream. Ringrazio anche Stefano Coccio che fa Indie Cinema Film Festival, quindi proprio ogni sera presenta nuovi registi da tutto il mondo e fa un lavoro straordinario proprio a cui dobbiamo veramente essere grati, perché ci fa conoscere i film indipendenti che non ci fanno conoscere perché c'è questo monopolio. Quindi le sale sono delle filiali di Hollywood e in più delle filiali di Rai Cinema, Mediaset eccetera, che sono degli sfigati imitatori di Hollywood, cercano, diciamo, nella loro sfiga di imitare Hollywood. Poi chiaramente i film belli possono essere film milionari o film indipendenti, questo il film bello è il film bello a prescindere che abbia un budget di milioni oppure no. Però ecco, quest'idea che debba esistere solo il Luna Park, io faccio sempre questo esempio del Luna Park e della piccola galleria d'arte indipendente, questa idea che tu esci di casa e ti trovi catapultato direttamente nel Luna Park, no? Perché non c'è altro, quindi o ti fai il giro sulle montagne russe oppure torni a casa, e a me mi dà un po' fastidio.